Perché delle celle da 3,2 volt sul canale da pesca di Davide Serafini? Perché mi avete già chiesto in tanti se esiste la possibilità di avere delle batterie molto capienti, da 314 A per esempio, ma che siano piccole, da poter sistemare in spazi ristretti. Una soluzione potrebbe essere questa, andarsi a costruire la batteria da soli. Io farò qualche video sul canale, se non lo sapete esiste un altro canale che si chiama Davide Serafini Energia, in descrizione trovate il link all'altro canale, dove andremo a costruire proprio un pacco batterie e quindi lì potrete trovare tante informazioni. Queste celle in particolare le andremo a vedere oggi, le andremo anche a testare e vi darò qualche suggerimento su come possono essere installate per avere batterie molto capienti. Queste celle le andremo a vedere oggi, vi mostrerò in che modo possono essere installate e come possiamo costruire delle batterie molto capienti, anche abbastanza economiche rispetto a quello che si trova sul mercato di già fatto, ma soprattutto perfette magari per spazi piccoli, dove io in barca magari non riesco a trovare uno spazio per una batteria già costruita, che sicuramente è la scelta migliore per chi non ha esperienza nel campo elettrico. Ma se siete degli appassionati del fai da te e volete cimentarvi nella costruzione di una batteria anche potente LiFePO4, questa potrebbe essere un'ottima soluzione. Andiamo a vedere insieme allora cosa possiamo fare con queste batterie. C'è più di qualcuno di voi che mi ha chiamato perché vuole mettere un impianto al litio a bordo, ha bisogno di tanta energia, ha un grosso inverter, vuole utilizzare l'aria condizionata, ha il Botraster di prua, però ha problemi di spazio. Non sa dove mettere le batterie, quelle già costruite, quelle già pronte. E allora ho detto, visto che mi hanno mandato queste batterie da testare, e adesso vedrete anche il test di come vanno. Sono celle da 314 A. Perché non mostrarvi quello che si può fare con una batteria litio autocostruita? A parte il fatto che andate a spendere anche meno rispetto alle batterie, diciamo, già pronte, già costruite, ma soprattutto avete la possibilità di farvi un pacco batterie su misura. E adesso vi mostrerò cosa intendo. Queste sono le celle. Per fare una batteria da 13,8 volt ci vogliono in pratica 4 celle così. Queste sono celle da 3,2 volt per 314 A, in realtà anche qualcosina di più dai test che abbiamo fatto. E ci sono alcune cose da sapere. Allora, a parte che queste hanno superato pienamente tutti i test, sono ottime, in ottime condizioni, ma io non voglio andare adesso a fare un video estremamente tecnico, perché so che a voi questo interessa relativamente. A voi interessa sapere cosa si può fare con questa batteria. Vengono vendute in confezioni da 4 pezzi, perfettamente imballate. C'è tutta la schiuma intorno, sono completamente sigillate, sono celle di grado A, questo vuol dire la miglior qualità possibile, hanno tutte il QR code da cui si può risalire la provenienza e l'azienda è un'azienda molto importante che opera su Alibaba già da tanto tempo e ha recensioni ottime. Sulla descrizione del video troverete il link, potete cliccarci sopra e andare a dare un'occhiata. Se scorrete in fondo all'annuncio troverete anche le recensioni, vedrete che ha una media molto alta, 4,9, ha tutte le certificazioni, quindi anche CE, tutto quello che serve per essere batterie certificate. E devo dire che sono rimasto molto soddisfatto anche dei tempi di consegna, sono stati 3-4 giorni lavorativi per avere le batterie a casa. E sul sito troverete anche diverse possibilità e a seconda della cella che andrete a prendere saranno anche le dimensioni diverse. La AWT è un'azienda grande che fa molti prodotti per l'accumulo, quindi vende le celle singole, ma vende anche rack già pronti, già confezionati per l'accumulo solare. Ma adesso andiamo avanti a vedere queste celle e cosa possiamo fare sulle nostre barche.
Insieme alle batterie ci arrivano anche i ponticelli in rame stagnato, che sono questi qui. Vengono già protetti anche con una guaina termorestringente e vengono montati in questo modo. Voi adesso direte, cosa ci serve sapere tutto questo? Vi serve perché in certe situazioni non abbiamo altri sistemi che andare a costruire delle batterie proprio su misura. Ecco fatto. In questo momento io ho in pratica già costruito una batteria da 12 volt. Aumentando gli elementi posso farne anche di più grandi. Qua per esempio ho una batteria qua vicino da 140 A con celle appunto da 140 A, sempre l'IFE più 4, quindi sempre 3.2 volt, ma per 24 volt, che può andare bene appunto per un motore elettrico di prua. Adesso rimaniamo sulla versione 12 volt, cioè quella che ci serve per i servizi della barca. Una volta messi i ponticelli, ovviamente dovremo andare a mettere anche i suoi bulloncini. Questo solo per farvi un esempio. Chiudiamo tutto. Adesso a breve vi mostrerò qualcosa di molto interessante. Adesso non abbiamo neppure stretto, ma già così, con il nostro tester, se andiamo a misurare la tensione, 13,33 volt. Questa quindi è già una batteria da servizi, però questa batteria in questo momento è anche troppo potente, nel senso che se io vado a mettere un cavo qui e la vado a mettere in cortocircuito, queste celle hanno tantissima energia e mi scioglierebbero il cavo. Se il cavo è molto spesso andrei a rovinare sicuramente le celle. E allora cosa si fa? Si deve aggiungere all'impianto una cosa di questo tipo, che è un BMS. Ne fanno di tantissimi tipi, sia per quanto riguarda il numero di celle che riesce a gestire, sia per quanto riguarda la capacità massima di scarica e di carica. Batterie come queste da 314 A possono essere scaricate e caricate fino a 1C. Questo vuol dire possono ottenere una scarica di 300 A. Se noi non abbiamo bisogno di così tanta energia, possiamo scegliere un BMS anche da 100 A, non c'è problema. Ovviamente saremo limitati nell'utilizzo fino a 100 A. Questo che vi sto mostrando adesso è un BMS 24 volt 100 A, quindi questo gestisce 8 di queste celle, messe tutte in serie, per 100 A massimi. Non è sufficiente collegare questo in uscita per proteggere la batteria. Bisogna collegare anche su ciascun ponticello un cavo che andrà sempre collegato dopo sul BMS, che serve a tenere bilanciate le celle e anche a staccare la batteria nel momento in cui una di queste celle sia fuori, diciamo, standard rispetto alla batteria. Mi spiego meglio. C'è una cella che funziona male. Tutte le celle hanno 3,2 volt e questa arriva a 2 volt e mezzo. Il BMS se ne accorge e automaticamente stacca la nostra batteria in modo da non creare problemi su questa cella che a un certo punto potrebbe andare a tensioni ancora più basse e magari rovinarsi. Quindi il BMS fa tante cose. Salvaguarda la batteria dall'eccessiva carica, dall'eccessiva scarica, dall'eventuale cortocircuito esterno, le temperature. Abbiamo anche l'ingresso per 2 sonde che vanno messe vicino alle celle in modo da bloccare la carica quando siamo a 0 gradi o sotto, perché queste celle a litio, per non essere rovinate, non devono essere scaricate sotto i 0 gradi, quindi ha anche questa cosa in più. Poi si possono prendere tanti accessori, come per esempio il monitoraggio con Bluetooth, monitoraggio con il Wi-Fi, avere un display.
quindi avere tante cose che ci danno in tempo reale la situazione della batteria che abbiamo costruito. Ma la cosa più importante, che l'ho lasciata adesso per ultima in realtà, è che queste batterie non siamo legati o vincolati a montarle soltanto così come vedete in questo momento. Togliamo i ponticelli. Ecco, per esempio, guardate, vi faccio un esempio subito pratico. Al posto di questo ponticello qui, io posso mettere un cavo. E questa batteria può essere divisa in due parti. Questo ovviamente non è un cavo che stavo utilizzando per costruire una batteria, ma vi rende esattamente l'idea. Ecco fatto. Allontaniamoli un po'. Queste batterie funzionano perfettamente anche così. Se andiamo a controllare la tensione, 13,33 volt. Queste celle quindi possono essere separate in più unità. Ma un'altra cosa che posso fare, oltre che separarle in questo modo, per esempio, è montarle così. Qui avrò per esempio il polo negativo, andrò a mettere in ponte questi due, un altro ponte qui, posso fare, e qui avrò il polo positivo, quindi negativo, positivo, facciamolo vedere ancora meglio, negativo, positivo, qui andrò a fare un ponte già qui, un altro ponte qui, e qui avrò una batteria quindi più stretta e più lunga, meno panciuta rispetto all'altra, ma nessuno mi vieta di fare una costruzione anche, ve la mostro subito, ancora più lunga, quindi con 4 celle così. Le possibilità sono tantissime, perché queste celle possono essere anche montate così. Non solo, possono essere montate anche in piedi, in questo modo. Quindi queste celle io le posso mettere in qualsiasi posizione, anche piatte, così. E quindi vado a costruire una batteria piatta, abbastanza lunga e posso mettere questa batteria in spazi molto ristretti. Costruire una batteria nel fai da te non è per niente complicato, è abbastanza facile. Ci sono solo delle piccole regole che bisogna seguire. Bisogna acquistare le celle, bisogna avere il BMS che sia adatto all'utilizzo che dobbiamo fare. Sceglieremo se un BMS Bluetooth o anche Wi-Fi. Dopodiché dovremo andare a collegare il BMS sui poli delle batterie, ma è molto facile, vi allego un piccolo schema giusto per farvi capire. Semplicemente c'è un BMS che ha 5 fili e va collegato sul positivo e il negativo e tra i ponti delle celle, quindi è veramente molto molto semplice. Bisogna stringere bene ovviamente tutti i morsetti. Possibilmente tutta questa cosa la andiamo a costruire dentro qualcosa che sia abbastanza protetto. Non lasceremo le celle così all'aria. Un altro mito che voglio sfatare è che queste celle siano pericolose, che possano prendere fuoco. Allora, se io prendo una di queste celle e ho una stufa accesa e la butto dentro, prenderà fuoco.
Ma se io prendo questa cella e la buco, ci metto un cacciavite oltre per oltre, si romperà questo sigillo qua sopra, questo qui, ed espellerà un gas, che è un gas tossico, quindi non va assolutamente respirato, ma non produrrà fuoco. La temperatura normalmente di queste celle, quando succedono queste cose, cioè che le metto in cortocircuito oppure le vado a perforare, le vado a rovinare, può arrivare fino a 170 gradi circa. Quindi una temperatura che non è sufficiente neppure ad far prendere fuoco le etichette, cioè la carta. Buona norma è anche mettere qua di fianco dei fogli, se io vado a metterli vicino, dei fogli di isolante, in modo che siano ulteriormente protette. E ancora meglio è che quando costruisco la batteria metterci due tavolette, due lastre di alluminio per esempio, con delle madrevite per tenerle in pressione, non tanto per un problema che queste tendono a dilatarsi, perché in realtà la dilatazione non è che sia così essenziale sulle celle. Farò un video anche su questo. Comunque sappiate che le celle compresse dall'origine hanno una durata leggermente maggiore rispetto alle celle che non vengono compresse, ma parliamo comunque di una durata minima di 3.000-5.000 cicli. Cioè, anche ipotizzando che le utilizziamo ogni giorno per 2 mesi, sono 60 cicli in un anno. Quindi la durata delle batterie, che normalmente è intorno ai 10 anni, 12 anni, comunque non riuscirai mai a raggiungere una durata così elevata da preoccuparsi del fatto che ci sia questo rigonfiamento delle celle. Perché si gonfiano? Perché a parte che c'è una dilatazione fisica che non si può in nessun modo bloccare e che ci deve essere, ogni volta che la cella si carica, gli ioni vanno all'interno di come dei foglietti di carbonio poroso, questi ioni fanno un certo spessore fisico e quindi tutta la cella un po' si dilata. Parliamo comunque di mezzo millimetro di movimento, non stiamo parlando di grandi cose. Se teniamo le batterie completamente scariche per lunghi periodi, allora sì, ci possono essere problemi perché si può sviluppare del gas all'interno delle celle e questo gas andrà ad allargare la cella stessa. Se noi abbiamo un po' di cura, non succede assolutamente nulla. Quindi, se vogliamo costruire una batteria per la nostra barca di grande capacità, adesso tra l'altro cominciano a uscire batterie fino a 630-620 ampere, quindi veramente molto grosse. Vi ricordo che le batterie al litio possono essere scaricate anche al 100%, a differenza delle batterie normali, classiche, AGM, che possono essere scaricate al 50%. Però scaricarle al 100% non vuol dire portare queste celle a 0 volt. La tensione minima che deve raggiungere la cella è 2,5 volt. Ma sarà il BMS a dirci, con i suoi settaggi all'interno, che la batteria è scarica quando raggiungerà una tensione di ogni cella, per esempio, di 3 volt. E sarà completamente carica quando le celle avranno 3,4 volt. Il BMS tutto questo lo calcola, quindi ci dirà anche in ciascun momento quando è la carica residua e se noi utilizziamo queste celle per i servizi della nostra barca avremo sempre la sicurezza col nostro telefonino e l'app della Daily in questo caso, ma ci sono anche altri BMS, di sapere con precisione quanta energia abbiamo e soprattutto avremo la sicurezza di poter utilizzare questa energia fino all'ultima goccia. Quante volte vi sarà successo con le batterie AGM di andare a misurare con un tester, leggere 12 volt, però se andate dopo ad applicarci un piccolo carico, anche una semplice lampadina, la tensione cade immediatamente, arriva a 10 volt e mezzo, 11 volt, quindi è inutilizzabile la batteria. È il classico problema delle batterie al piombo. Le batterie al litio questo problema non ce l'hanno. Loro sono sempre a 13 volt fino al 5% di carica e dopo iniziano a scendere. Quindi quando utilizzate batterie così, che secondo me sono il futuro,
nel prossimo futuro tutte le barche dovranno avere batterie di questo tipo nel funzionamento, sarà l'Optimus. C'è da dire ancora una cosa: queste non vanno bene per avviare i motori, no, non sono batterie con una capacità di impulso di ampere giusti per l'avviamento del motore, si usano sempre le batterie al piombo in questo caso, e vanno ricaricate con dei caricabatterie appositi, quindi caricabatterie che siano adatti alle batterie al litio. Ce ne sono anche là migliaia in commercio. Se uno vuole utilizzare le cose della Victron, ci sono degli inverter che fanno sia da caricabatterie che da inverter, quindi anche ti danno la 220 volt in barca in caso di necessità, le caricano anche a 60-70 ampere, hanno un costo adesso che comunque è abbastanza accettabile perché si sono abbassati a 600-700 euro per i modelli da 800-1000 watt, quindi stiamo parlando di cifre tutto sommato gestibili, e quelli hanno tutti i parametri all'interno per poter andare a tarare la carica nel modo corretto delle batterie e quindi essere sicuri che l'impianto venga fatto bene e che le batterie funzionino per tantissimo tempo. Mi raccomando, se non avete esperienza nel campo dell'elettricità in barca, affidatevi a qualcuno che questa esperienza ce l'abbia. Dovete trovare un professionista che vi aiuti in tutte queste cose se non le avete mai fatte. Non perché queste cose sono difficilissime, ma ci sono tanti aspetti a cui bisogna fare particolarmente cura. Queste batterie hanno un'energia all'interno che non è piccola, sono 300 ampere praticamente per 3,2 volt. Questo vuol dire che abbiamo 1000 wattora di energia contenuta in una cella. 4 celle, quando si va a fare una batteria da 13 volt, 4 celle vuol dire che sono 4 kW di energia disponibile. Bisogna fare le cose fatte bene. Quindi, mi raccomando, se avete esperienza nel campo elettrico, avete già fatto altre cose, eccetera, per l'amor del cielo, è una cosa fattibilissima. Però se non ne avete mai fatto, si può comunque fare, però dovete farvi seguire da qualcuno che abbia l'esperienza o farvi l'esperienza con altri pacchi batterie magari più piccoli per vedere esattamente come funziona e come si fa. Se volete degli approfondimenti su pacchi batterie come questi, fai da te, da utilizzare nei camper o nelle barche, lasciatemi un commento sotto, iscrivetevi al canale, lasciate un like in modo che YouTube sappia che volete avere ulteriori informazioni su tutto questo e in questo modo anche vi avviserà quando andrò a pubblicare nuovi contenuti. Quindi chi vuol fare un impianto particolare in barca, ha poco spazio ma ha bisogno di tanta energia, questa potrebbe essere sicuramente un'ottima soluzione. Adesso ragazzi andiamo a vedere le caratteristiche di queste celle con una bella carica, le portiamo al 100% e dopo le andremo a scaricare con il mio tester per vedere quanta energia contengono e se questi 314 A sono veramente all'interno di questa cella, se ci stanno tutti. Batterie installate, le ho appena testate con il mio Fido Tester. Tutte le celle hanno una tensione di 3.30, quindi sono già abbastanza equilibrate e per il primo salto, diciamo per fare la prima carica, per andare un po' più veloci, utilizzerò un caricabatterie da 20 A, sempre per le 24 volt, quindi arriva fino a 29.2, in modo da partire già con una carica un po' avanzata. Sono celle da 314 A, se dovessi usare il mio alimentatore che poverino da fuori 5, 6, 7 A massimo, ci vorrebbero 2-3 giorni di carica. Quindi utilizziamo il nostro Fido caricatore 24 volt con la sua bella presa Anderson che andrò a connettere. Ecco fatto. Adesso lo alimento e metterò in carica le batterie. Probabilmente in una giornatina le batterie saranno già al 95% cariche. Quando arrivano a una tensione abbastanza elevata, una carica abbastanza elevata, andrò a fare l'equalizzazione di tutte le celle con l'alimentatore piccolo.
Caricatore acceso. Andiamo a controllare con il tester che effettivamente dia tutta la carica. Eccoci qua, perfetti. 20 A di carica. Non ci resta che attendere. Continua la carica del nostro pacco batterie. Vediamo un attimo la tensione. Siamo a 27 volt, ma la cosa molto interessante è che dopo circa saranno 10 ore di ricarica a 20 A, le celle sono perfettamente equilibrate. 3.38, 3.38, 3.38, 3.38, 3.38, 3.38, 3.38 e 3.38. Notevole la qualità di queste celle, devo dire, perché dopo una bella ricarica, ormai siamo all'80% di carica delle celle, la tensione di ciascuna cella è praticamente uguale all'altra, quindi sono batterie che nascono proprio bene, tutte uguali, senza nessuna differenza tra di loro. Comunque dopo faremo un bilanciamento delle celle col classico alimentatore con le due barre. Ma intanto finiamo questa carica che sta andando benissimo. Finito il bilanciamento anche di queste celle. Come vedete, tutti i poli sono collegati insieme, sono tutte le celle in parallelo. Il nostro alimentatore è arrivato a 3 volt e 65 e ormai non stanno più assorbendo nulla. Questo vuol dire che le celle ormai sono cariche a 3,65 volt. Si potrebbe andare ancora un po' più su, ma non ne sento la necessità. Adesso accenderemo il nostro fido tester. Qui ci sono ancora i dati dell'ultima scarica che ho fatto. Andremo a resettare tutto e ci prepareremo per fare il test anche di queste celle. La prima cosa da fare ovviamente è cambiare la disposizione dei ponti. Qui abbiamo le celle in parallelo, noi invece adesso dovremo metterle in serie. Quindi andiamo a smontare tutti i dadi. Come ripeto sempre, quando andate a fare l'installazione di queste celle usate una chiave dinanometrica, è fondamentale, perché tirarle troppo poco o tirarle troppo è deleterio. Considerate poi comunque che le celle hanno anche un movimento, si dilatano quando sono completamente cariche e tornano di nuovo nella posizione normale quando si scaricano. Parliamo comunque di ordine di decimi di millimetro, al massimo di 1 millimetro. Allora, prima cosa da fare, togliere tutti i dadi. Bisogna fare sempre molta attenzione con le celle. In questo momento sono completamente cariche e la riserva di energia che hanno all'interno è molto elevata. Se per errore andiamo a fare un cortocircuito tra questi due poli, ci sarebbero delle scintille non da poco. Ok, come vedete io ho messo i ponti a 2 e 2 sopra, proprio per non metterli inclinati. Se io li avessi messi così sarebbero inclinati e andremo a rovinare o i ponti o i pioli, quindi mi raccomando, quando fate questi collegamenti fate in modo che le superfici siano sempre piatte.
prima cosa da fare è toglierli tutti. Fate attenzione perché è veramente facile confondersi e andare a mettere in corto il polo positivo e il polo negativo, questione di un attimo. La seconda cosa da fare adesso è invertire una batteria ogni due. Polo positivo, io invece devo avere il negativo vicino al positivo. Quindi faccio una cosa di questo tipo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Controllate sempre. Andiamo a reinserire i ponti. Adesso se vado a mettere il ponte qua, effettuo subito un cortocircuito, quindi disastro. Bisogna sempre controllare che il senso della corrente sia quello giusto. Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Quindi se abbiamo iniziato col negativo da questa parte, dobbiamo finire per forza col positivo da questa parte qua. Qui abbiamo 8 celle, quindi una tensione di, in questo momento sarà oltre 27 volt, diciamo che in senso generico viene chiamata 24 volt. Qui tra un po' farà caldo perché tutta l'energia che vado a togliere da queste batterie in pratica si trasforma in energia elettrica, energia termica, quindi scalderemo un po' l'aria qui. Ottimo. Recuperiamo i cavi dal nostro alimentatore. Controlliamo. Cavo negativo, abbiamo il cavo positivo, andiamo a collegare i cavi del tester. Già legge la tensione 29,26 volt. Adesso mi raccomando, dobbiamo dare una piccola stretta a tutti i bulloni, cosa importantissima. Se il contatto non dovesse essere buono, ci ritroveremo con dei punti caldi. Questa è una cosa per cui anche quando le batterie sono installate, soprattutto il primo periodo, una volta ogni tanto fate un controllo con la chiave di nanometrica di tutti i serraggi. Non è un problema che non passa più la corrente. Passa la corrente, ma c'è una resistenza. Per la legge di Ohm questa resistenza sviluppa quindi una caduta di tensione e un conseguente riscaldamento. Si possono sciogliere addirittura i poli per questo riscaldamento. Quindi è fondamentale controllare se i nostri dadi sono effettivamente ben stretti. Dopo con un po' di esperienza, fate un po' anche la pratica su questo. Se è la prima volta che andate a fare un kit, costruire una batteria, fai da te, però sono tutte cose importantissime. Adesso andiamo sull'app, andiamo a cancellare tutti i valori, la capacità è a 0, l'energia è a 0, 29,26 volt, una scarica a 400 watt. Possiamo partire. La corrente è 13,77 ampere e questa rimarrà costante. La tensione di distacco del nostro tester è impostata a 22 volt. Scarica completata. Ecco qui il risultato. Abbiamo in pratica 327 ampere
con 8520 Wh, la scarica completa del nostro pacco da 24 volt.